Ciao! In questo video ti mostrerò un modo semplice per dipingere i capelli. La prima cosa che ci interessa è disegnare l'ingombro dei capelli, cioè la zona in cui andremo effettivamente a dipingerli. Potrebbero essere lisci o un ammasso riccio, in questo caso, dato che è una sirena e ha i capelli bagnati, userò dei capelli lisci. Come vedi ho usato una semplice tinta piatta, ora non mi resta che rifinire le parti e i contorni. Ok, vedi che ho ripulito i bordi e aggiunto anche dei dettagli dove è necessario. Con questa forma base posso gestire il flusso e l'ingombro generale dei capelli. Ora è il momento di dare volume ai capelli. Ci metterò delle ombre, almeno delle ombre di base, per iniziare a scolpirli e a dargli profondità. Non mi interessa scendere nei dettagli, voglio solo aggiungere delle ombre di base che mi diano l'idea di cosa sta davanti, cosa sta dietro e di quanto è spessa ogni ciocca. Come vedi ha già molto più volume e tridimensionalità rispetto a prima. Ora quello che andrò a fare sarà mettere anche delle luci, o meglio soltanto i punti luce principali, per aumentare ancora questo senso di volume e soprattutto avere una coerenza rispetto alla fonte luminosa. Ora metterò anche lo sfondo, così vedrai bene da dove arriva la luce e da dove arrivano le ombre.
Ora questi sono, diciamo, dei segnaposto. Quello che farò ora sarà prendere un pennello adatto, a me piace molto questo qui, che fa queste pennellate con striate ma molto morbide, e andrò a definire di più i capelli in ciocche sempre più piccole. Ok, quindi siamo partiti dall'ingombro piatto di base e adesso pian pianino andiamo letteralmente a pettinarli, ok, aggiungendo dettagli con un pennello di questo tipo. Puoi scegliere pennelli diversi, c'è anche questo che vedi fa un tratto leggermente diverso, oppure usare tratti molto definiti, fare una cosa più cartoon, più in stile anime, diciamo, fermandoti insomma più o meno a questo effetto qui che ho fatto io. Però in questo caso voglio fare qualcosa di pittorico, quindi andrò avanti finché le zone in luce non saranno abbastanza definite, dettagliate, realistiche. Cercherò di non perdermi troppo nei dettagli, ok? È per questo che ho un pennello che fa ciocche intere alla volta, perché non voglio esagerare con troppi dettagli e perdermi la massa generale dei capelli. Come vedi ho raggiunto un effetto già molto pittorico semplicemente cambiando pennello e usandolo per aggiungere un pochino di dettagli. Quello che farò ora sarà dare ancora più importanza alle ombre e aggiungere un livello di dettaglio anche lì, sempre con questo stesso pennello. Più profonda e troppo cartoon, troppo netta, vedi in alcune parti per i miei gusti lo è, possiamo andare a mettere dei dettagli anche su quella e a ripulirla un po'. Posso aggiungere la luce principale sui capelli segnando soltanto i punti luce. È importante non fare questa parte troppo ampia perché altrimenti si perde un po' tutto il volume dei capelli che abbiamo messo finora.
considera che più questi punti lucidi saranno nitidi, più il capello sembrerà lucido o bagnato. Quindi in questo caso andrò a ripulirlo e a contrastarlo un po'. Bene, ora non mi resta che continuare ad aggiungere dettagli, ad esempio su un semplice livello a parte posso prendere con il contagocce i colori che ho utilizzato e andare ad aggiungere dei piccoli fili o capelli extra. Ecco fatto, non mi resta che completare la mia illustrazione e continuare a ripulirla, magari modificare qualcosa che non mi piace o aggiungere qualche dettaglio, e poi avrò finito.